Benvenuti a tutti gli amici di Music Off, siamo qui da Sergio Tommassoni Roma, io sono Davide Tommassoni in compagnia di Moreno Viglione. Bene, siamo nel 1958, vi abbiamo già raccontato qualche cosa delle chitarre del futuro, delle modernistic, e ancora Ted McCarthy, questo uomo meraviglioso che ci ha cambiato la vita, a noi commercialmente, a lui musicalmente, non gli bastava, era ancora alla ricerca di qualcosa, gli mancava ancora qualche cosa da inquadrare. 1958, Jazzmaster Fender per il mondo jazz. In casa Gibson abbiamo le semiacustiche, abbiamo già delle chitarre anche a cassa un po' bassettina, abbiamo però modelli tipo 175, nata nel 52, insomma una serie di prodotti del mondo jazz, ma non si incrociavano così perfettamente con quello che era stato l'avvento della solid body, quindi con le prime Les Paul, i primi prodotti solidi, Stratocaster e Telecaster già fatti in casa Fender dall'altra parte dell'oceano. Gli mancava ancora qualche cosa. Anche se non è ben specificato, credo che in aiuto sia venuta fuori la The Log di Les Paul. Perché? L'abbiamo già raccontato, Les Paul dice che dalla The Log è venuta fuori la sua chitarra, ma in realtà c'è una bella differenza tra la The Log e la Les Paul, anche quella del 54 col trapezio, del 52 col trapezio. Ma credo che la vera similitudine in casa Gibson tra la The Log e un prodotto Gibson siano state Electric Spanish tipo 335, tipo thin line come queste. Perché? Perché hanno abbassato decisamente la cassa per la prima volta, così sottile, così thin, e hanno inserito all'interno del manico un blocco centrale di acero, quindi dando la possibilità quindi di avere in appoggio un tailpiece tradizionale, oppure poi nasceranno successivamente tutta una serie di leve Bigsby o leve da poter ottenere il vibrato tanto caro alla casa californiana, più forse che alla casa di Nashville. Questa è la 335 edizione del 59, è una replica, quindi anche in questa puntata vi chiederemo scusa se nel parlare dei prodotti non vi riusciremo a far vedere tutto, perché la produzione è veramente enorme, qualcosa riusciremo a inserire durante la chiacchierata nel video con foto inquadrate. E da questa chitarra nasceranno poi un sacco di prodotti successivamente, quindi 335, 345, inseriranno, dopo lo proveremo sulla BB King, un filtro che si chiama varitone che permette di ottenere suoni sempre più sottili, è un filtro con condensatore, resistenza condensatore, che permette di alleggerire sempre di più il suono asciugandolo in 6 posizioni, ottenendo quasi addirittura un fuorifase. Nasce il gioco della chitarra stereo, in un momento in cui l'amplificazione si stava evolvendo, stiamo passando al percorso stereo con 2 amplificatori e un pick-up per ogni amplificatore. Nascono finiture differenti della tastiera, alleggerimenti di manico, quindi man mano andiamo avanti con gli anni, parallelogrammi, dot di serie rettangolari, poi 355, quindi le versioni custom della 335, quindi con la tastiera in ebano, multibinding, tutte più ricche, dorate. Quindi da questo prodotto nasce poi tutta una serie, una genesi di articoli che segneranno la storia, direi in 2 filoni, aiutami se mi sbaglio. Blues Anche sul jazz, blues jazz, perfetto. Larry Carlton, certo, Mr. 335, Larry Carlton ha segnato sicuramente un'epoca con la tastiera decisamente sottile. Baby King che dalla 345 ha fatto poi nascere, chiudendo le F, la famosa Lucille, ma direi che stiamo di qualcosa di queste chitarre un po' più spintine. Proviamo questa 355, 3 pick-up, perché anche la combinazione dei pick-up sembrava non bastare mai, e quindi anche il pick-up centrale permetteva una combinazione, con il selettore a 3 posizioni c'era solo combinazioni multiple, e permette sonorità abbastanza nuove rispetto agli standard dell'epoca.
fantastico. In questo caso, come dicevo, il 355 è segnatasti a block su tastiere in ebano, multibinding, quindi veramente la versione custom di casa del modello 335. Altri prodotti ancora, parlavamo prima di Baby King e quindi del baritone appunto presente sulla 345. Negli anni a seguire si divertiranno i tecnici, i progettisti della Gibson inserendo anche, qua abbiamo il gioco del selettore stereo, inserendo anche selettore a due posizioni sulla 347 per splittare l'humbucker single coil. Abbiamo il TP6, quindi un inserimento di una cordiera con regolazione fine per ottimizzare, una volta accordato lo strumento alla paletta, con questo regolatore fine e micrometrico. Prego, sentiamo questa BB King. Ottimo Moreno, grazie, perché abbiamo proprio sentito quanti suoni si potevano ottenere sullo stesso canale di un ampli un po' tirato su, un po' saturo, lavorando col selettore baritone appunto che alleggerisce le basse e asciuga il suono, e lavorando poi sul controllo di volume, su un ampli dinamico come quello che stiamo ottenendo, le valvole si asciugano, il suono si ripulisce fino a saturare e ridare nuovamente un grande numero di armonico. Ecco, 335, 345, 355, 347, chitarre con leva, chitarre usate da Chuck Berry, piuttosto appunto che Baby King, piuttosto che Alvin Lee, quindi tantissimi musicisti hanno suonato nella storia della chitarra queste semiacustiche. È incredibile, veramente, il 58 è stato un anno di grande rilancio in casa Gibson, da una parte chitarre solide dalle forme più straordinarie, poco capite ma apprezzate poi negli anni a seguire, e invece un prodotto che subito ha toccato grandi volumi di vendita e ha segnato subito un'epoca musicale. Probabilmente la clientela, i musicisti erano già preparati a questo tipo di prodotto, quindi 335 semiacustiche. Noi qui da Roma, da Tommassone Roma, io sono Davide Tommassone, vi salutiamo in compagnia di Moreno Viglione. e vi aspettiamo per la prossima. Grazie, ciao.